Allora, vi faccio vedere un attimino in diretta questi piedini perché la mia cliente infatti lamenta questo ditino, vedete che c'è un bel calletto e poi vi faccio notare anche perché succede. Qua c'è un altro callettino e fa male, l'unghietta è un po' disastrata come vedete e vi faccio notare questi piedini perché mi sta chiedendo succede questo dolore, questo calletto qua. Dunque, che siate colleghe, che è una persona privata, io ora intanto si rimuove il calletto ovviamente, però vi faccio notare come questo calletto, visto dentro la scarpa, questi piedini stanno stretti e la protuberanza di questo callo ovviamente urta nella tomaia della scarpa, per cui si creano questi calli. La signora è un'insegnante di ballo, per cui ha bisogno le sue scarpe adatte e non ci sta niente. Abbiamo una bella pianta larga, piedi che lavorano e stanno sempre in piedi, insomma, ci stanno tutte. Mi indica che qua quest'angolo distale dell'unghia per l'appunto, sempre per la postura dentro la scarpa, la conformazione morfologica del piede, quest'angolino urta contro la tomaia e quindi è quello sempre più affetto di dolore. Noi ormai abbiamo passato l'inverno, però le suggerivo che eventualmente dovesse avere sempre questo dolore qua, noi possiamo ricostruire quest'angolo distale e rimuovere completamente il dolore. Per cui ecco, vi invito a fare delle domande. Questo piedino per adesso, la turbolenza è proprio questa. Ah, ecco, la signora... Questo ci sto soffrendo di meno perché me l'hai separato. Questo, ecco, mi sta dicendo appunto, c'è il calletto qua e sta soffrendo molto di meno perché l'abbiamo separato, abbiamo creato lo scarico posturale con una spugnetta. Tra l'altro questo piedino l'abbiamo già fatto la prima volta ed è già in, sul canale. Passiamo all'altro piedino. Questo anche, visto che abbiamo questa protuberanza più esposta dentro la scarpa, come si chiudono i piedini, insomma c'è tanto lavoro e anche quest'angolo distale, il vallo ungueale, è molto dolente. Questo è quanto per adesso, ecco, adesso vi porto nel magico mondo di questo pedicure leggermente complicato, lo inserisco un attimino, scusate, ecco, cerchiamo di far vedere. Perfetto, andiamo col nostro TT set. Se volete fare qualche commento, amici, se sentite, grazie. Sostenete questa live per incoraggiarmi perché questa è la seconda che facciamo e quindi ho bisogno di sostegno. Ecco, ho applicato il PT-Sept, il nostro cheratolitico igienizzante, ammorbidente, antimicotico. Ecco. Ecco, queste sono le nostre frese, le ho già preparate, questo angolo un po' tremendo e piano piano andiamo a rimuoverlo. Attenzioniamo, io so che ci sono, questo, ecco, la cliente dice che c'è un dolore enorme. So che tanti di voi mi scrivete appunto per queste unghie involute che qualche volta sono più fastidiose di quelle veramente incarnite, per cui facciamo attenzione, noi cerchiamo di portare la cliente in uno stato di benessere.
Scrivetemi sotto i commenti se anche voi avete questi problemi. E adesso cambio la punta fresa per andato i giri. Adesso è fermo, per cui cerco di pulire meglio affinché non dà fastidio. Vedete? L'unghia, siccome sente dolore, la pelle si difende ovviamente e crea l'ipercheratosi. Tutto il dolore dipende da questa pelle dura. Per cui cosa succede? Una cosa contro la mia volontà. Ci vorrebbe un attimo a fare un taglio verticale così. Ci vuole proprio un attimo fare attenzione, la cliente si libera, però a lungo andare, visto che il dolore è sempre questo, quest'unghia si alza sempre dalla base dell'iponicchia e lo dice il piede, l'unghia parla. Quest'unghia si è creato l'onicomicosi perché urta contro la tomaia della scarpa e lo dice anche il colletto dell'unghia perché è molto rosso e provato. Sappiamo che la nostra cliente è un'insegnante di ballo, per cui ecco, potete vedere da soli come interagire con la cliente. E io, guardate, senza giri della fresa, cerco di scollare, aprire e rimuovere. Noi dobbiamo arrivare al punto di rimuovere questo durone, di togliere l'inestetismo e io lo faccio a modo mio, voi fatelo come volete. Lo apro un po' con le mie tronchesi, non lo taglio. Qualcuno mi ha commentato in qualche video che non è che dobbiamo essere bravi, dobbiamo essere i migliori per la nostra cliente. Per cui vedete, io leggermente sto aprendo perché l'unghia è involuta e la cliente esce senza dolore. Ma allora perché dobbiamo tagliare l'unghia? Io in questo caso ripeto, alla cliente non serve perché se ne va senza dolore, ma l'alternativa è di ricostruire e allargare il vallo ungueale. Scrivete nei commenti se anche voi lo fate e come si trovano i vostri clienti, perché qua stanno benissimo tutto l'inverno senza alcun dolore. Ecco, volevo invitarvi anche che io lo accorcio adesso, perché ho prima lavorato, come avete visto, ho prima pulito quest'angolino. Non rimuovo l'onicomicosi semplicemente per mantenere l'estetica. Eccolo, questo non è importante perché è perfetto, non ha dolore e lo puliamo semplicemente. Ok, ripassiamo qua adesso la fresa piccola per pulire questo spazio. Io non lo taglio, come vedete. Non lo taglio perché la pelle tagliata si sente traumatizzata e si spessisce ancora di più, per cui non serve a niente. Io dalla prima volta la cliente adesso già sta meglio. Mi confermi che stai meglio? Ok, questa è una conferma, vedete, perché la prima volta ho speso molto tempo. Ci dobbiamo conoscere benissimo con i piedini. Ecco, vedete, la rimozione con le frese avviene delicatamente e il piede prova sollievo. Eccolo qua. Rimetto a zero di nuovo i giri, a zero, e lavoro solo per capire fin dove devo scollare. Visto come si pulisce? Ok.
Ok, nel nostro cheratolitico fa l'attuazione e io adesso uso il mio magico, la mia magica sgorbia, me la sono creata apposta, eccola, perché riesce a penetrare perfettamente sotto l'unghia. Vi capita anche a voi di avere delle unghie perfettamente stretti, legati sull'unghia? Eccolo, quello poi lo rimuovo con le frese. Agiamo sul dolore, che sarebbe questo. Ecco, ecco bene, visto che l'abbiamo liberato, io alla fine poi applico il mio siero TC16 perché è fantastico. Eccolo. Rimuovo l'eccesso dell'iperkeratosi. Come vedete non ho tagliato niente. Ok, perfetto. Il dorso dell'unghia. Perfetto. Completo l'opera col mio estratto di olio alle mandorle, io ve ne parlo sempre. Ciò significa chiudere il lavoro affinché non abbia a penetrare alcun agente esterno e quindi l'unghia si mantiene, anche la pelle, i dermatoglifi della pelle si mantengono chiusi e puliti. Ecco, infine faccio l'ultimo ripasso. Ottimo. E chiudiamo il nostro lavoro. Perfetto. Come vedete è pulito. Come siamo, cara? Bene, benissimo. Non c'è più il dolore, giusto? Già, vero? Vero è. Allora, C'è quel dolore. non c'è il dolore perché abbiamo tolto completamente. Beh, Perché questo sono venuta con un dolore pazzesco.
mentre la pulivi Ah, provavo un pochino di di dolore dolore? perché andava ad entrare, ora niente. Ora niente, perfetto. Per evitare questa cosa, colleghe, vi do un'altra chicca. Io sapete che di solito applico il cotone idrofilo sotto l'unghia. La cliente è molto probabile che ritorna con questo poco di cotone. Vi faccio vedere come si fa. In questo caso usiamo il nostro siero TC16 che è a base di collagene di pesce, l'unico collagene che riesce appunto a penetrare sulla pelle ed essere attivo insieme al nostro insieme al nostro tea tree antifungineo, antimicotico e quindi rilassa moltissimo la pelle. Volevo dire un'altra cosa perché mi arrivano delle richieste davvero non carine a volte, non carine nel senso perché mi dispiace moltissimo che ci sono persone che hanno queste problematiche e alcuni podologi si facciano avanti per favore perché almeno cerchiamo di curare, trattare le persone che hanno i loro problemi. Ecco, persone che hanno problemi così e non sanno dove andare. Mi è capitato che qualcuno mi ha mandato un video di una fenolizzazione all'unghia. Io non ho guardato la sua unghia, ma dalle parole che mi diceva proprio era disperato. Per cui dal momento che mi ha detto 2 podologi l'avevano trattato, io non ho parole e non saprei neanche consigliare. Di conseguenza vi prego, segnalatemi chi è veramente bravi lo siamo tutti davanti ai nostri clienti, però cerchiamo di fare il nostro meglio, eh. Eccolo, questo po' di cotone, man mano che lo applico, io chiedo alla cliente se mi devo fermare perché a volte potrebbe essere troppo spesso e crea la problematica che avevamo prima. Invece quel tantino, quanto basta, impregnato, fa male? Perfetto? Quindi questo ci dà la sicurezza che questo cotone agganciato bene sotto l'unghia lo può fare qualsiasi casalinga. Attenzione, ecco perché lo faccio vedere, perché il benessere deve fare parte di tutti. Questo è un modo di creare un pronto soccorso al proprio piedino perché lenisce moltissimo e col nostro siero abbiamo la sicurezza che si impregna, mantiene morbida la zona e vi assicuro, come in questo caso la mia cliente mi ha dato testimonianza, questa è la terza volta che trattiamo questo piedino e già sta molto meglio. Vi piace? Mi potete lasciare un messaggio perché è bello condividere la nostra esperienza. E adesso passiamo a questo calletto che tanto ci dà problemi. Io un attimino mi giro la mia cliente così lo vedete meglio. Credo che si vede bene. Ecco, passiamo al calletto. Sembra che non c'è niente, ma sotto le mani io sento il durone dove dobbiamo andare ad agire. E in questo caso io vado direttamente